Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Come vi avevo anticipato qualche video fa, oggi vi parlo finalmente del mio nuovo Mini Long Range. Un drone a cui ho lavorato per parecchio tempo e che finalmente sono riuscito a portare in montagna e diciamo che vuole essere, nel suo intento, il drone perfetto per chi va a fare trekking, quindi un setup leggero, compatto, ma che allo stesso tempo regali un'esperienza di volo appagante e permetta di catturare immagini in ottima qualità grazie alla DJI O3. DJI O3 che è un pochino il componente che mi ha fatto pensare a questa build. Infatti dal giorno che l'hanno annunciata il mio primo pensiero è stato quello su Mini Long Range. Secondo me questa farebbe veramente la differenza perché permetterebbe di avere in un unico, diciamo, componente, appunto, quindi in peso e dimensioni ridotte, una qualità video per il feed FPV allucinante e una buona qualità di registrazione, quindi andando a togliere fondamentalmente l'utilizzo della GoPro su questa classe di droni e quindi diciamo togliendo anche il peso di una GoPro nel caso in cui il drone andasse perduto, e si sa che facendo long range comunque questo è un rischio che c'è, quindi diciamo che meno cose portiamo a bordo, meno soldi portiamo a bordo, più siamo anche tranquilli. E ho preso un pochino di ispirazione anche a quello che era DJI Avata, quindi un drone che comunque avesse delle funzionalità di position holder da RTH, questo per due motivi principali. L'RTH per il solito motivo di sicurezza, per cui succedesse qualunque cosa siamo sicuri che il drone torni indietro, e il position holder perché nel long range è molto facile diciamo avere dei video molto dispersivi, perché quando ad esempio si usa la GoPro, no, si fa partire il video all'inizio del volo, poi c'è tutta una parte magari di avvicinamento alla cresta, che è un po' una parte morta, nel senso sì, si può prendere qualche secondo magari come intro, come parte introduttiva del video che poi si andrà a fare, ma in generale parliamo anche di 2-3 minuti proprio dove non succede praticamente nulla, si va dritti verso la montagna. Quindi avere una fotocamera, una videocamera che possa essere controllata dagli occhiali, quindi ci permette di andare ad avviare la registrazione da remoto anche quando il drone sta a 1-2 km di distanza, sicuramente è molto comodo, ci permette già di spezzettare il video in clip. Non solo, in montagna si sa, le condizioni meteo cambiano molto facilmente, quindi per quanto possiamo montare dei filtri ND e possiamo avere tutti gli accorgimenti del caso per avere un'esposizione corretta durante il video, può succedere che appunto arriva la nuvola oppure si spostano le nuvole ed esce il sole e a quel punto magari l'esposizione che noi abbiamo settato diventa totalmente sbagliata. E capite bene che su un volo long range dove il drone appunto deve fare diversi chilometri e il volo solitamente dura anche dagli 8, 10, 12 minuti, avere alla fine anche 5 minuti di footage inutilizzabile è una grossa perdita. Quindi avere anche qua la possibilità di mettere il drone in position hold, cambiare i settaggi della camera in modo che siano corretti per la nuova esposizione, dopodiché riprendere il volo, è davvero tantissima roba. E vi dicevo, da quando è uscita la O3 il mio primo pensiero è stato proprio quello di costruire un drone che permettesse di fare tutto questo. E questo è il risultato. Vi parlo brevemente dei componenti che ho utilizzato per la build, perché ce ne sono un paio, soprattutto i flight controller che devono essere scelti in maniera molto specifica. Allora, partiamo con il telaio. Il telaio è un frame Range X Mini di FPV Frame CH. Per chi non lo sapesse, io ormai per il long range utilizzo praticamente solo l'Oradoni, mi trovo benissimo con il Range X, che è il fratello diciamo maggiore di questo, versione 7 pollici. Ho fatto un video a riguardo con tutta la build abbastanza dettagliata, lo trovate qua nella tab. E questo appunto è la versione 5 pollici ultra leggero di quel telaio lì. Ho apportato un paio di modifiche, diciamo mie personali. La più evidente è senz'altro questo pod anteriore che ho disegnato apposta per poter ospitare la O3. Poi in verità adesso il telaio vi arriva con due plate aggiornati, per cui potete montare l'O3 direttamente su plate di carbonio anche che arrivano col kit, però appunto nel mio caso ho preferito creare una soluzione custom che mi permettesse anche di avere lo spazio qua davanti per andare a montare eventualmente dei filtri ND sulla mia camera FPV. Il componente che senz'altro mi ha dato più problemi a livello proprio di reperibilità è il flight controller. Questo perché volendo utilizzare iNav su questa build avevo bisogno di un flight controller che fosse compatto, quindi dal peso ridotto, ma al suo interno racchiudesse comunque il barometro e i due pad per il magnetometro, quindi per l'I2C. E non è una cosa così comune trovarne. L'unica che ho trovato che ha anche delle feature in più è questa SpeedyBee F745 IO, quindi è un IO con ISC integrati da 45 A, processore F7 e ha appunto barometro, Bluetooth, Wi-Fi e la porta per la trasmittente video HD, nonché appunto tutte le varie UART necessarie al collegamento del GPS, come dicevo i pad I2C, poi Crossfire, solite cose.
Quindi questo è veramente il flight controller più completo e più compatto che io abbia mai visto ad ora. Fino adesso mi sta dando veramente tante soddisfazioni. Non costa pochissimo, ma è veramente, insieme all'O3, il componente chiave di questa build. Come motori ho montato dei 2204 1800 kV della Xnova in accoppiata con delle eliche 51-25, quelle leggere di casa Gemfan. E che dire, ragazzi, le prestazioni di volo di questo aggeggino sono veramente fantastiche, sarà perché non ha il peso della GoPro davanti e comunque in generale il peso viene ben distribuito, soprattutto montando la lipo un pochino più indietro sul fondo del drone, ma davvero il drone è super stabile, vola bene, gestisce anche discretamente il vento e veramente tanta roba. Position hold e RTH funzionano molto bene anche in condizioni di forte vento e mi sto trovando molto bene, mi dà molta sicurezza durante i dive perché lo sento proprio bello impostato, quindi davvero mi sta piacendo tanto, senza contare che ha anche un range più che discreto. Tenete conto che l'ho provato adesso qua in Val d'Aosta e sono riuscito con una 1806S a fare più o meno 10 km di round trip con una distanza massima di 4,2 km e un'elevazione massima di 1100 metri, quindi prestazioni alla pari del mio 7 pollici e secondo me anche aggiustandosi bene il throttle si può anche fare qualcosa di meglio di quello che fa il mio 7 pollici e quindi vedendo un dronino così sicuramente è tanta roba già che almeno si avvicina a quello che fa un 7 pollici, il fatto che lo eguagli secondo me è davvero fantastico e con una lipo, quindi contando che avete tutto questo spazio qua sotto, se ci mettete una Lee Ion anche abbastanza grossa, magari una 6000, secondo me vi potete davvero togliere delle soddisfazioni a livello di range con questo drone, senza contare che il vero punto di forza di tutto questo è il setup completo, quindi drone in accoppiata con goggles 2 o come nel mio caso i goggles Integra, che anche qua poi vi farò un video, ma mi stanno piacendo molto più di quello che pensassi e anche per il long range con le antenne stock non vanno assolutamente male, e poi una radio magari compatta, pieghevole come una Tango 2 Pro. E questo setup qua con appunto 3 batterie e i filtri ND, questi qua sono della Freewell, sono quelli per l'Avatar ma vanno ovviamente bene anche per l'O3. Questo setup qua, che vi occupa pochissimo spazio nello zaino, vi permette di appunto viaggiare leggeri, viaggiare compatti, avere tanto spazio per cose ben più importanti del drone, quindi ad esempio cibo, acqua, vestiti, e però appunto avete comunque una bella autonomia di volo, perché se con una di queste vi fate 10 km e ve ne portate 3, voi avete in teoria 30 km totali di giri in FPV da farvi, e quindi in una giornata di trekking sicuramente ve li godete più che bene, non è che arrivate corti, ecco, anzi probabilmente non le usate neanche tutte le batterie. Quindi davvero questa è un pochino, diciamo, l'idea che avevo in mente sin dal giorno 1 e sono molto contento di essere riuscito a realizzarla. Comunque vi lascio la lista di tutto questo sempre qua sotto in descrizione. Parliamo adesso di altri due aspetti molto importanti. Partiamo con la gestione del vento. Come potete immaginare, un drone così piccolo sicuramente non gestirà il vento alla stessa maniera in cui la gestisce un 7 pollici, un 8 pollici, un 9 pollici e così via. Quindi diciamo che a livello poi di limiti fisici, a livello di raffiche di vento che può sostenere, siamo sicuramente un pochino più bassi rispetto a quello che può essere un 7 pollici, però comunque devo dire che dai test che ho fatto, e vi faccio vedere delle immagini in sovraimpressione, si è comportato comunque finora piuttosto bene, anche in situazioni magari con un vento moderato, diciamo che non era vento forte, ma vento moderato. Andando in cruising si notava che il drone veniva leggermente sballottato, però non appena io appunto mettevo il drone in position hold o entrava l'ETH, comunque si fermava, tornava indietro, non aveva troppi scossoni. Quindi mi viene da dire che comunque per quelle che sono le feature di sicurezza e in generale la sicurezza del volo, da questo punto di vista, a meno che non abbiamo raffiche veramente di 70-80 km/h, il drone dovrebbe gestirle abbastanza bene. Certamente, come dicevo, se avete condizioni di vento forte, valutate attentamente prima di mettere in volo il drone. Una mia considerazione personale però è che se è una giornata dove c'è comunque tanto vento, è difficile che io vada a fare trekking, perché si cercano sempre le giornate migliori, quindi il problema non dovrebbe porsi. Poi vi dicevo, se arrivate in una situazione che andate verso la vetta della montagna e sulla vetta c'è qualche raffica un po' più forte, a quel punto valutate in base a come risponde il mezzo. Sicuramente con un set andate più sicuri, però comunque questo secondo me riuscirebbe in ogni modo, salvo raffiche davvero forti, a tornare indietro senza alcun tipo di problema. Veniamo invece all'altro aspetto che ad alcuni potrebbe interessare di più, ad altri un po' di meno. A me sinceramente interessava parecchio, che è ovviamente l'aspetto della qualità video. Ora non voglio farvi, diciamo, troppi giri sulla qualità video dell'O3 perché ci sono un sacco di recensioni a riguardo, quindi mi affido più a loro. Io vi parlo per quello che è l'utilizzo che ne ho fatto finora io, i vari test che ho fatto, soprattutto i test
che ho fatto questa mattina all'alba, quindi in condizioni comunque di luce bassa, e devo dire che per quanto ovviamente non sia al livello di una GoPro, la qualità video dell'hotel secondo me è già molto accettabile, soprattutto per contenuti che magari vanno su Instagram, vanno su YouTube. Ovvio, per roba professionale magari non siamo ancora tanto sul punto, però per tutto il resto, per cosa appunto, un tipo di contenuti che vi porto io qua sul canale, che posso postare su Instagram, queste cose qua, assolutamente va più che bene. Il 4K a 50 frame secondo me è ottimo, sia da un punto di vista di pilotaggio, sia da un punto di vista poi delle immagini che vi produce dopo. Il Disney Like a 10 bit, tanta roba, assolutamente. L'unica cosa su cui va a patire un pochino ovviamente è il Dynamic Range, perché abbiamo un sensore abbastanza piccolo e quindi bisogna che ve la giochiate un attimino con il discorso Filter ND e Shutter Speed. A livello di ISO anche io cerco di non spingermi mai oltre ISO 200, se posso sto a ISO 100, infatti le clip che ho fatto stamattina ero a ISO 100 senza Filter ND, e se avessi notato una bruciatura troppo spinta nell'immagine, una sovraesposizione dell'immagine, piuttosto a quel punto avrei aumentato un po' lo shutter. Ovvio, se volete il look più naturale, i settaggi della camera sono i soliti, quindi comunque otturatore al doppio del frame rate a cui state registrando, colore flat, ISO più basso possibile e se potete usate i filtri ND. Però vi dicevo, anche in condizioni comunque di luce abbastanza bassa, non si è comportata male. Poi se la mettiamo in condizioni comunque di forti contrasti e tutto, è a quel punto da una parte o dall'altra dovete andare a rinunciare, quindi o schiacciate un pochino i neri o andate a sovraesporre le luci. Solitamente io cerco di sovraesporre le luci a quel punto in modo da avere meno rumore poi sulle ombre, però vedete un attimino voi anche in base a quello che state filmando, quello che è il vostro soggetto. Quindi avete una camera sotto mano che per le dimensioni, per le varie utilità che vi dà, quindi il controllo remoto, appunto dagli occhiali della registrazione, i parametri e tutto, è sicuramente una bombetta. Ovviamente, essendo così piccola, perde qualcosa, vi dicevo, a livello di dynamic range, quindi dovete fare un pochino di scelta quando andate ad esporre. Però, solitamente, anche lì mi viene da dire, se ve lo portate dietro per fare trekking, mi viene da dire che filmerete e volerete di giorno, quindi anche lì vi bastano semplicemente dei filtri ND e basta. Poi la settate come settata la vostra GoPro, con filtro ND un 32 dovrebbe bastare e avete delle immagini assolutamente più che accettabili. Come ogni volta rispondiamo ad una domanda fondamentale, anche se in questo caso è abbastanza banale perché ve l'ho già spiegato nel corso del video. Comunque, per chi è questo drone? Questo drone, come ci siamo già detti, è per tutte quelle persone che vogliono andare a fare trekking, a fare delle lunghe camminate, hanno bisogno di un setup che gli permetta di avere in veramente poco spazio, poco peso, tutto il necessario per volare con l'FPV, avere una buona qualità video, avere anche un'ottima esperienza di volo dal punto di vista proprio della maneggevolezza del drone, del video feed che arriva, perché comunque ricordiamoci che l'O3 fa un video feed in 1080p direttamente all'interno dei vostri goggles, e poi appunto prendendo tutto assieme abbiamo veramente un setup che ci permette di avere anche un discreto range, parliamo di range almeno paragonabile a quello di un 7 pollici, se poi, come vi dicevo, usate le Li-ion potete addirittura provare a spingervi persino oltre. Quindi sono veramente super contento di come è venuto fuori questo progetto. Se volete anche voi farvi un drone come il mio, trovate tutta la lista di componenti qua sotto in descrizione, quindi sia del drone sia anche di radio, goggles e batterie, e fatemi sapere la vostra come sempre qua sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto vi invito come sempre a lasciare un like, lasciare un commento, iscrivervi al canale, mi raccomando. Preparati perché, come vi dicevo, questo dronello ci porterà davvero tanti footage per la prossima stagione estiva di camminate. E con questo vi do appuntamento al prossimo video.